Il regalo stava appoggiato sulle mie ginocchia, avvolto in carta argentata, più pesante di quanto avrebbe dovuto essere per le sue dimensioni. Intorno a me, la famiglia di mia moglie rideva e si passava i pacchetti in cerchio. Ogni scatola era accuratamente etichettata con il nome di qualcuno. Tutti i nomi, tranne il mio. Patrizia, mia suocera, incrociò il mio sguardo dall'altra parte del soggiorno e mi regalò quel sorriso che avevo imparato a riconoscere in 8 anni di matrimonio. Quello che diceva che aveva vinto un'altra piccola battaglia nella nostra guerra continua. «Oh, tu non ne hai ricevuto uno?» chiese, abbastanza forte da far fermare la conversazione. La sua voce grondava di una finta premura, di quel tipo che mette tutti a disagio, ma che nessuno ha il coraggio di smascherare. Devo aver sbagliato i conti quando facevo shopping. Sai com'è? Così tante persone da ricordare. La stanza cadde nel silenzio solo per un istante. Mia moglie Amanda si mosse accanto a me sul divano, la sua mano cercò la mia sotto la coperta afghana. I suoi fratelli, Taylor e Jasone, trovarono improvvisamente i loro telefoni di un interesse irresistibile. Persino il padre di Amanda, Roberto, che di solito cercava di smussare le frecciate di Patrizia, si limitò a bere un lungo sorso dal bicchiere di scotch. «Va bene così», dissi, con voce ferma e calma. Avevo provato questo momento nella mia testa per 3 settimane, da quando avevo scoperto quello che Patrizia stava nascondendo. Capisco perfettamente. In realtà, ho portato qualcosa per te, Patrizia. Un regalo speciale, solo per la famiglia. Mi alzai tenendo la scatola avvolta d'argento e attraversai il tappeto persiano che Patrizia amava ricordare, costasse più della maggior parte delle auto. La stanza sembrò improvvisamente più piccola, tutti gli sguardi puntati su di me mentre porgevo il pacco a mia suocera. Il sorriso di Patrizia vacillò per un solo istante. Qualcosa le attraversò gli occhi. Forse incertezza, o il primo sussurro di paura, ma si riprese in fretta, prendendo la scatola con un cenno cortese. «Che premura, Natano», disse, usando il mio nome completo come faceva sempre quando voleva sottolineare che non ero abbastanza di famiglia da meritare un diminutivo. «Dovrei aprirlo adesso o tenerlo per dopo?» «Oh, decisamente adesso», risposi, sedendomi di nuovo sul divano accanto ad Amanda. «Credo che tutti vorranno vederlo». Le risate che avevano riempito la stanza poco prima erano svanite, sostituite da quella tensione particolare che nasce quando le persone avvertono il dramma, ma non riescono ancora a identificarne la fonte. Patrizia scartò con cura la carta argentata, le sue unghie curate che lavoravano sul nastro con precisione esperta. Dentro c'era una cartellina color Havana. Niente di elegante, niente carta velina o nastri, solo una semplice cartellina con dei documenti all'interno. Patrizia la aprì e io vidi il colore sparirle dal viso come acqua che scende in uno scarico. Le mani cominciarono a tremarle, appena abbastanza da far frusciare i fogli tra le dita. «Che cos'è?» sussurrò, ma capivo che sapeva esattamente di cosa si trattava. «Perché non lo leggi ad alta voce, Patrizia?» suggerii. «Condividilo con la famiglia. Dopotutto, siamo tutti qui insieme. Nessun segreto tra noi, giusto?» Ma prima di arrivare a quello che successe dopo, lasciami raccontarti come sono arrivato a questo momento. Come ho scoperto che mia suocera, la donna che per 8 anni mi aveva trattato come un ospite non invitato nella vita di sua figlia, stava nascondendo qualcosa che avrebbe fatto a pezzi l'immagine perfetta della sua famiglia. Se questa storia ti sta piacendo e vuoi sentire altro su segreti di famiglia, tradimenti e il momento in cui tutto viene alla luce, assicurati di premere il pulsante di iscrizione. Lascia un commento qui sotto sulle tue esperienze con suoceri difficili. E metti un pollice in su a questo video, così più persone potranno trovare queste storie. Ora, continuiamo. Mi chiamo Nathano Rivers. Ho 34 anni e lavoro come analista finanziario per una società di investimenti di medie dimensioni nel centro di Seattle. È un lavoro stabile, paga abbastanza bene da permettere ad Amanda e a me di vivere comodamente nella nostra townhouse a Ballard, anche se a quanto pare non abbastanza da impressionare mia suocera.
Patrizia Caldwell, o come preferiva presentarsi agli eventi del country club, Patrizia Hastings Caldwell, aveva chiarito fin dal primo giorno che non ero la scelta ideale per la sua unica figlia. Amanda frequentava un cardiochirurgo di nome Erico quando ci siamo conosciuti al ricevimento di nozze di un amico comune. Erico guidava una BMW, aveva una casa per le vacanze a Whistler e proveniva da quello che Patrizia chiamava buon sangue, che avevo imparato significasse vecchi soldi di Seattle e conoscenze che contavano alle serate di gala di beneficenza. Io guidavo una Honda Civic, affittavo un appartamento con 2 coinquilini, e la mia famiglia era composta da una madre insegnante delle superiori e da un padre che aveva gestito con successo, ma senza glamour, un'azienda idraulica prima di andare in pensione. Stavamo bene, classe media, e del tutto insignificanti secondo gli standard di Patrizia. Ma ad Amanda non importava nulla di tutto questo. Era un insegnante di scuola materna che amava il suo lavoro nonostante lo stipendio modesto, che preferiva le escursioni nelle cascade ai weekend alle terme, e che aveva lasciato Erico perché, come mi disse al nostro terzo appuntamento, lui era più interessato a impressionare sua madre che a conoscere davvero lei. Ci siamo sposati con una piccola cerimonia al parco Discovery. Patrizia trascorse tutto il ricevimento raccontando a chiunque fosse disposto ad ascoltarla che si era offerta di pagare un matrimonio come si deve allo Yacht Club, ma che Amanda aveva insistito per qualcosa di semplice. Il modo in cui pronunciava semplice lo faceva sembrare una malattia. Nei successivi 8 anni, Patrizia perfezionò l'arte della svalutazione sottile. Mi chiedeva del mio lavoro con quel tono che lasciava intendere che fosse già una cortesia ricordarsi che ne avessi uno. A cena, in famiglia, raccontava storie della vita di Amanda prima di me, riuscendo sempre a citare Erico e i suoi successi. Quando annunciammo che stavamo cercando di avere un bambino, suggerì che forse avremmo dovuto aspettare di essere più solidi dal punto di vista finanziario, cosa che tutti capirono significasse finché io non avessi guadagnato di più. Ma il vero schema che notai stava nei dettagli. I biglietti di compleanno dimenticati che tutti gli altri in famiglia ricevevano. Le foto di famiglia sulla mensola del camino in cui io ero stato ritagliato o piazzato ai margini. I regali di Natale, sempre pratici e impersonali. Una cravatta, una tazza da caffè, una volta persino un set di tappetini per l'auto, mentre i suoi figli e perfino le loro mogli ricevevano doni costosi e scelti con cura. Anche Amanda lo vedeva, ma aveva imparato da tempo che affrontare sua madre su qualsiasi cosa portava solo lacrime, accuse di ingratitudine e settimane di gelo. Era più facile lasciar scivolare le piccole offese, fingere che essere trattato come un membro di seconda classe della famiglia fosse solo una bizzarria del carattere di Patrizia. Poi arrivò il conto Harris. 3 mesi prima di quel Natale, mi venne assegnata la revisione del portafoglio finanziario di un nuovo cliente. Procedura standard per la nostra società, analisi degli asset, ricerca di opportunità di ottimizzazione fiscale, verifica che tutto fosse strutturato correttamente. Il nome del cliente risultava essere Roberto Caldwell, mio suocero. Avrei dovuto ricusarmi immediatamente. Avrei dovuto passare il fascicolo a un altro analista, ma qualcosa mi fece esitare quando vidi il nome di Patrizia elencato come cointestataria di diversi conti. I numeri non tornavano. Roberto era un promotore immobiliare commerciale in pensione, di successo ma non straordinariamente ricco. Il loro stile di vita rifletteva un'agiatezza confortevole, la bella casa a Magnolia, le iscrizioni ai club, le vacanze in Europa. Ma i conti di investimento mostravano versamenti che sembravano eccessivi rispetto alle loro fonti di reddito conosciute. Poi trovai il fondo fiduciario, un trust privato istituito nel 1998, alimentato dal cognome da nubile di Patrizia, Hastings. All'interno c'erano azioni, obbligazioni e proprietà immobiliari per un valore approssimativo di $4.300.000. Rimasi seduto nel mio ufficio a fissare quei numeri per molto tempo. Sapevo che la famiglia di Patrizia aveva dei soldi. Questo l'avevo sempre saputo. Ma per anni lei aveva lasciato intendere che lei e Roberto fossero molto prudenti con le finanze, che non potessero aiutarci di più, per esempio con l'anticipo per una casa, perché i loro soldi erano vincolati in investimenti pensionistici.
Quando Amanda e io avevamo faticato a coprire il costo dei trattamenti di fecondazione in vitro l'anno precedente, Patrizia si era offerta di prestarci $10.000 al 4% di interesse, assicurandosi di sottolineare quanto il denaro fosse tirato per loro ultimamente, con il mercato così incerto. Aveva oltre $4 milioni parcheggiati in conti che generavano rendimenti annuali superiori al mio stipendio, ma non fu quella la rivelazione che mi spinse a scavare più a fondo. Fu la società a responsabilità limitata che trovai sepolta nei documenti del trust. Hastings Properties Group LLC, costituita nel 2003, con Patrizia indicata come amministratrice. Recuperai i registri aziendali. Hastings Properties Group possedeva 4 immobili in affitto nell'area di Seattle, ciascuno dei quali generava un reddito mensile significativo. Le proprietà erano state acquistate utilizzando i fondi del trust, ristrutturate e trasformate in affitti di fascia alta. L'attività produceva un profitto di circa $180.000 all'anno al netto delle spese. Nulla di tutto questo era illegale. Patrizia aveva tutto il diritto di gestire il patrimonio della sua famiglia come preferiva, ma l'immagine che ne emergeva era schiacciante. Per 8 anni aveva guardato Amanda e me lottare con i prestiti universitari, con il risparmio per una casa, con i costi dei trattamenti per la fertilità. Si era presentata come comprensiva, ma finanziariamente incapace di aiutare più che con somme simboliche, mentre sedeva su milioni di dollari in asset liquidi e incassava affitti da proprietà acquistate con il denaro della sua famiglia. Cominciai a recuperare altri documenti, sfruttando l'accesso che la mia società aveva ai database immobiliari e alle registrazioni aziendali. Fu allora che trovai la casa al mare. La multiproprietà di Patrizia e Roberto a Cannon Beach che visitavano diverse volte l'anno. Non era una multiproprietà. Era un immobile di piena proprietà, senza mutuo, dal valore stimato di $850.000, intestato a Hastings Properties Group. Per anni avevano raccontato alla famiglia che la prendevano in affitto per una settimana ogni tanto, dividendo le spese con un'altra famiglia per renderla accessibile. In realtà la possedevano, e la possedevano dal 2005. Le sole tasse sulla proprietà superavano l'intera somma che io e Amanda eravamo riusciti a mettere da parte per l'anticipo della casa. Poi venne l'investimento nell'attività di Taylor. Il figlio maggiore di Patrizia aveva avviato un birrificio artigianale 3 anni prima. Alla famiglia era stato detto che Patrizia e Roberto avevano investito $50.000 come soci silenziosi, per aiutare Taylor a partire, aspettandosi però di rientrare della cifra prima o poi. I documenti della società raccontavano un'altra storia. Patrizia aveva investito $300.000, possedeva il 40% dell'azienda e incassava distribuzioni trimestrali che avevano già restituito l'investimento iniziale, più i profitti. Jasone, il figlio minore, aveva ricevuto un trattamento simile quando aveva voluto aprire uno studio legale. Patrizia aveva finanziato l'intero costo di avviamento, circa $200.000, mentre diceva alla famiglia di aver semplicemente cofirmato un prestito bancario per aiutarlo a mettersi in piedi. Il disegno era ormai evidente. Patrizia aveva sostenuto di nascosto il successo dei suoi figli maschi, lasciando invece che Amanda credesse che il denaro di famiglia fosse scarso e dovesse essere dosato con estrema attenzione. Ogni volta che avevamo avuto bisogno di aiuto, ogni volta che avevamo faticato, Patrizia aveva avuto i mezzi per sostenerci, ma aveva scelto di guardare mentre fallivamo, o meglio, mentre io fallivo. Perché stavo iniziando a capire che non si trattava di Amanda. Si trattava di me. Patrizia voleva che sua figlia vedesse di aver sposato male, che scegliere l'amore invece dello status aveva delle conseguenze, che Erico, il cardiochirurgo, le avrebbe garantito la vita che meritava. Facendo in modo che noi arrancassimo mentre i suoi figli prosperavano, Patrizia stava scrivendo una narrazione. Una narrazione che diceva che Amanda aveva commesso un errore, che io non ero in grado di provvedere alla mia famiglia, che avrebbe dovuto ascoltare la saggezza di sua madre. Passai 3 settimane a verificare ogni dettaglio, incrociando documenti, assicurandomi di avere il quadro completo. Più scoprivo, più la rabbia cresceva, non solo per l'inganno di Patrizia, ma per anni di manipolazione silenziosa, per il modo in cui aveva usato il denaro come strumento per dimostrare la mia inadeguatezza.
La riunione di Natale era fissata per il 23 dicembre, la tradizione della famiglia Caldwell. Patrizia faceva sempre da padrona di casa, trasformando la sua abitazione in una vetrina di perfezione natalizia. Quell'anno aveva menzionato più volte quanto fosse felice di avere tutti insieme, di aver trovato regali meravigliosi per tutte le sue persone preferite. Quando chiesi ad Amanda se dovessimo portare qualcosa, lei rise. Mamma ha tutto pianificato al minuto. Porta solo te stesso e preparati al solito caos. Io mi preparai in modo diverso da quello che Amanda si aspettava. Il giorno prima della festa, raccolsi tutto ciò che avevo trovato in un'unica cartellina. Registri immobiliari, documenti del trust, atti delle società, dichiarazioni fiscali di dominio pubblico, tutto ciò che delineava il quadro della ricchezza segreta di Patrizia e della sua generosità selettiva. Ne feci 2 copie, una per la scatola avvolta d'argento e una per la mia valigetta, come riserva. Redassi anche una lettera, professionale e misurata, in cui esponevo ciò che avevo scoperto e cosa significasse per il nostro rapporto familiare da quel momento in avanti. La lettera chiariva che non stavo chiedendo denaro, che non volevo elemosine né mi aspettavo che Patrizia finanziasse la nostra vita. Ma pretendevo onestà. Pretendevo che smettesse di fingere di preoccuparsi delle nostre difficoltà mentre sceglieva consapevolmente di non aiutarci quando avrebbe potuto farlo senza alcuno sforzo. E, soprattutto, pretendevo che smettesse di usare il suo denaro per manipolare la narrazione familiare, facendo apparire i suoi figli come esempi di successo e preparando il terreno perché Amanda arrivasse a rimpiangere la scelta di suo marito. La mattina del 23 dicembre, Amanda notò che ero silenzioso mentre guidavamo verso casa dei suoi genitori. «Tutto bene?» mi chiese, cercando la mia mano. «Lo so che mamma può essere difficile, ma è solo una sera. Ce la faremo come sempre». «Sto bene», risposi, stringendole la mano. «In realtà, credo che questo Natale sarà diverso». Lei sorrise, pensando che intendessi dire che finalmente avremmo imparato a lasciarci scivolare addosso i commenti di Patrizia. Non aveva idea di quello che stavo per fare. La festa iniziò esattamente come Patrizia desiderava. La casa era decorata come un servizio fotografico di una rivista. Il cibo era stato preparato da quel costoso ristorante francese del centro, e Patrizia regnava nel soggiorno indossando un abito che probabilmente costava più della nostra rata mensile del mutuo. Taylor arrivò con la moglie Emma e i loro gemelli. Giasone venne con la sua compagna Stefania, un'assistente legale del suo studio. Tutti si riunirono intorno all'imponente albero di Natale, bicchieri in mano, scambiando convenevoli sull'anno trascorso e sui progetti futuri. Patrizia orchestrava lo scambio dei regali come un direttore d'orchestra. Aveva disposto i pacchetti sotto l'albero in un ordine preciso, e ciascuno riceveva doni costosi e pensati, scelti con evidente cura nel corso di settimane. Taylor ricevette una collezione di vini dannata. Giasone ottenne un set di libri giuridici in prima edizione che desiderava da tempo. Persino i loro partner furono sommersi di articoli di lusso, borse firmate, sciarpe di cashmere, gioielli che scintillavano sotto le luci tremolanti. Amanda aprì il suo regalo. Un elettrodomestico da cucina costoso che aveva accennato di voler avere una sola volta, 6 mesi prima. Ne fu sinceramente toccata, abbracciò sua madre e la ringraziò. Poi venne il mio turno. O meglio, sarebbe dovuto venire. Non c'era nessun regalo con il mio nome. Patrizia guardò sotto l'albero con una confusione esagerata, controllando i cartellini, spostando le scatole, inscenando una ricerca teatrale di un pacco che non esisteva. «Oh, tu non ne hai ricevuto uno». Le parole uscirono con un'intonazione perfetta, preoccupata ma per nulla dispiaciuta. L'implicazione era chiarissima. Si era semplicemente dimenticata. Un errore innocente. Niente di personale. La stanza sprofondò nel silenzio. Non era la prima volta che Patrizia dimenticava qualcosa che mi riguardava, ma era la più pubblica, la più deliberata. Il volto di Amanda si arrossò, imbarazzo per me, rabbia verso sua madre. Roberto improvvisamente ebbe bisogno di riempirsi di nuovo il bicchiere. Taylor e Giasone trovarono i loro telefoni improvvisamente irresistibili.
Fu allora che presi la scatola avvolta d'argento che avevo tenuto accanto a me per tutta la sera. Mentre le mani tremanti di Patrizia stringevano quei documenti, mentre la sua perfetta facciata da padrona di casa iniziava a incrinarsi, sentii qualcosa cambiare nella stanza. L'equilibrio di potere che era sempre stato a suo favore diventò improvvisamente instabile. Questi sono documenti finanziari privati, disse Patrizia, con la voce che le tremava leggermente. Come hai fatto ad averli? Non avevi alcun diritto di accedervi. In realtà, risposi con calma, in qualità di analista incaricato di esaminare il portafoglio di tuo marito, avevo pieno diritto di accedere a tutto ciò che rientra nei registri pubblici. Le proprietà immobiliari, le registrazioni delle società, le partecipazioni aziendali, è tutto documentato presso lo Stato. Nulla di ciò che ho trovato è privato, Patrizia. Hai solo dato per scontato che nessuno si sarebbe preso la briga di guardare. Roberto posò il bicchiere. Quali documenti? Che sta succedendo? Mi alzai, avvicinandomi a Patrizia per poter vedere i fogli che teneva tra le mani. Perché non spieghi alla tua famiglia del Trust Hastings, Patrizia? Dei 4 milioni di dollari che hai lasciato parcheggiati in conti di investimento mentre dicevi a tutti che i soldi erano pochi. La stanza esplose in voci confuse, ma io continuai, con un tono pacato, quasi come se stessi parlando del tempo. Oppure potresti spiegare dell'Hastings Properties Group, delle proprietà in affitto che generano $180.000 l'anno di profitti, della casa al mare a Cannon Beach che avevi raccontato a tutti fosse una multiproprietà. Amanda fissava sua madre con una comprensione che stava lentamente prendendo forma. Mamma, di cosa sta parlando? La bocca di Patrizia si aprì e si richiuse, ma non uscì alcuna parola. Presi la cartellina dalle sue mani ed estrassi alcuni documenti specifici. Ecco la parte davvero interessante, dissi, sollevando gli atti della società. Quando Taylor ha avviato il suo birrificio, Patrizia ci ha detto di aver investito $50.000 come socia silenziosa. L'importo reale era di $300.000 e lei possiede il 40% dell'azienda. Taylor, lo sapevi che tua madre ha già recuperato l'intero investimento iniziale, più altri $80.000 in distribuzioni? Il volto di Taylor diventò bianco. Non è possibile. Mamma ha detto che mi stava solo aiutando a partire. Ha detto che era un prestito che avrei restituito col tempo. Non secondo questi documenti, risposi. La stai ripagando con profitti trimestrali. Con ottimi risultati, devo dire. Il tuo birrificio sta andando molto bene. Estrassi un altro gruppo di fogli. Giasone. L'avvio del tuo studio legale è stato finanziato interamente da tua madre per circa $200.000, non da un prestito bancario cofirmato, come è stato raccontato alla famiglia. Un investimento diretto dal quale lei riscuote rendimenti da 3 anni. Giasone guardò sua madre, confuso. Mi avevi detto che la banca aveva approvato il prestito grazie alla tua firma. Avevi detto che non stavi mettendo soldi di tasca tua. Ha mentito, dissi semplicemente. A entrambi. A tutta la famiglia. Patrizia aveva giocato una partita estremamente accurata. Voleva che i suoi figli avessero successo, che apparissero vincenti, che fossero l'orgoglio della famiglia. Ma aveva bisogno che Amanda vedesse cosa succede quando si sceglie male. Quando si sposa qualcuno senza il pedigree giusto o il potenziale di reddito adeguato. Amanda si alzò in piedi, la voce che le tremava. Natano, non capisco. Che cosa stai dicendo? Mi voltai verso mia moglie, la donna che avevo amato per 8 anni, che mi era rimasta accanto durante ogni singola offesa sottile di sua madre. L'anno scorso, quando cercavamo di permetterci i trattamenti di fecondazione in vitro, tua madre ci ha offerto un prestito di $10.000 al 4% di interesse. Ricordi cosa disse? Amanda annuì lentamente. Disse che i soldi erano bloccati negli investimenti pensionistici, ma che voleva aiutarci come poteva. Tua madre ha oltre $4 milioni in asset liquidi, dissi. I rendimenti annuali del suo trust, da soli, superano il mio stipendio. Mentre noi racimolavamo denaro per i trattamenti, faticando a pagare farmaci e procedure,
Tua madre incassava affitti da 4 proprietà e riceveva distribuzioni trimestrali dalle attività di entrambi i tuoi fratelli. Vidi la comprensione fiorire sul volto di Amanda, seguita immediatamente dal dolore e dalla rabbia. Perché? Chiese, voltandosi verso sua madre. Perché ci hai lasciati lottare in quel modo? Perché ci hai guardati prosciugare i nostri risparmi, indebitarci, stressarci per ogni singolo dollaro quando avevi mezzi per aiutarci? Patrizia trovò finalmente la voce. È ridicolo. Le mie disposizioni finanziarie sono affari miei. Non devo spiegazioni a nessuno su come scelgo di gestire il denaro della mia famiglia. Hai ragione, risposi. Non ci devi spiegazioni sul tuo denaro. Ma ci devi una spiegazione per 8 anni di bugie. Per aver finto di non poter aiutare quando in realtà sceglievi di non farlo. Per aver finanziato i sogni dei tuoi figli mentre guardavi il marito di tua figlia fallire. Perché è questo che volevi, vero, Patrizia? Volevi che io fallissi. Volevi che Amanda si pentisse di aver scelto me invece di Erico, il cardiochirurgo con le giuste conoscenze. Roberto fissava sua moglie come se la vedesse per la prima volta. Patrizia, è vero? Hai davvero 4 milioni di dollari in conti di cui io non so nulla. Sono soldi della mia famiglia, disse Patrizia sulla difensiva. Il Trust Hastings è stato istituito da mio padre. Serve a preservare il patrimonio della nostra famiglia, non a salvare ogni parente che non sa gestire correttamente le proprie finanze. L'insulto rimase sospeso nell'aria come fumo. Il volto di Amanda si fece rosso di rabbia. Non sappiamo gestire le nostre finanze. La sua voce era gelida. Io e Nathan lavoriamo entrambi a tempo pieno. Non ti abbiamo mai chiesto elemosine. Le uniche volte in cui abbiamo avuto bisogno di aiuto sono state per eventi importanti della vita, come i trattamenti per la fertilità o l'acquisto di una casa. Cose per cui ci hai detto più volte che avresti voluto aiutarci ma che non potevi permetterti. Taylor si alzò in piedi, il volto confuso e ferito. Mamma, non capisco. Perché mi hai detto che l'investimento nel birrificio era di $50.000 quando in realtà erano $300.000? Perché mentire su questo? Perché volevo che ti sentissi come se avessi ottenuto qualcosa con le tue forze, rispose Patrizia, con la voce che si alzava. Volevo che avessi fiducia in te stesso, che credessi di poter avere successo senza un aiuto enorme. Ma tu mi hai dato un aiuto enorme, disse Taylor. Hai solo mentito al riguardo. E hai lasciato Nathan e Amanda lottare mentre ti assicuravi che io e Giasone avessimo tutto ciò che ci serviva per avere successo. Giasone posò il bicchiere con estrema cautela, come se temesse che potesse frantumarsi. Mamma, mi avevi detto che avevo ottenuto l'approvazione grazie alle mie credenziali e al mio piano d'impresa. Hai detto che la banca aveva visto il mio potenziale. Per me significava tutto. Mi dava la sicurezza di essere davvero all'altezza. Tu sei all'altezza, insistette Patrizia. È per questo che ho investito in te. No, disse Giasone piano. Hai investito in me per dimostrare qualcosa. Per far vedere ad Amanda che i suoi fratelli avevano successo, che noi avevamo tutto sotto controllo, mentre suo marito non era in grado di provvedere adeguatamente. L'accusa esplose nella stanza come una bomba. Il volto di Patrizia si arrossò, ma non lo negò. Amanda stava piangendo ormai, lacrime silenziose che le scendevano sul viso. Tutti quegli anni. Tutte quelle volte in cui avevamo bisogno di aiuto. E tu dicevi che avresti voluto fare di più. Ma che i soldi erano pochi. Stavi mentendo. Ci guardavi lottare di proposito. Volevo che foste indipendenti, disse Patrizia, ma la sua voce era priva di convinzione. Non volevo incoraggiare cattive decisioni finanziarie. Sciocchezze, dissi, la mia voce che tagliava l'aria della stanza. Hai dato a Taylor $300.000 per un birrificio, un'attività che fallisce nel 90% dei casi. Hai dato a Giasone $200.000 per avviare uno studio legale in uno dei mercati più competitivi del paese. Ma quando Amanda aveva bisogno di $30.000 per i trattamenti di fecondazione in vitro, trattamenti che ti avrebbero dato il nipote che dicevi di desiderare tanto,
Hai offerto un prestito con interessi e hai fatto sembrare che stessi tirando la cinghia. Estrassi l'ultimo documento dalla cartellina. Questa è la lettera che ho scritto, in cui espongo tutto ciò che ho scoperto e cosa significa. Non ti sto chiedendo denaro, Patrizia. Non voglio i tuoi investimenti nel tuo trust. Ma pretendo onestà. E pretendo che tu smetta di manipolare questa famiglia con una generosità selettiva. Roberto prese la lettera dalle mie mani e la lesse lentamente. Il suo volto si fece sempre più cupo a ogni paragrafo. Quando finì, guardò sua moglie con qualcosa che somigliava al disgusto. 4 milioni di dollari, disse piano. Hai avuto 4 milioni di dollari in conti di cui io non sapevo nulla. E mi hai fatto credere che dovessimo stare attenti con i soldi per la pensione. Quando Amanda aveva bisogno di aiuto, mi hai detto che non potevamo permetterci più di 10.000 dollari, e che anche quelli dovevano essere strutturati come un prestito. Il trust è separato dai nostri beni coniugali, disse Patrizia, aggrappandosi a un appiglio legale. Mio padre lo ha istituito appositamente per la preservazione del patrimonio della famiglia Hastings. Lo sai, Roberto. Ne abbiamo parlato quando ci siamo sposati. Avevamo parlato di un trust che forniva un reddito integrativo, ribatté Roberto. Non di 4 milioni di dollari, non di proprietà in affitto e investimenti aziendali, non di abbastanza denaro da finanziare le attività di entrambi i nostri figli mentre lasciavamo nostra figlia lottare. Emma, la moglie di Taylor, parlò per la prima volta. Signora Caldwell, non voglio mancarle di rispetto, ma quando io e Taylor avevamo bisogno di aiuto per l'anticipo della nostra casa, ci avete dato 40.000 dollari come regalo. Ci avete detto che venivano da lei e da Roberto insieme, che volevate investire nel futuro di vostro figlio. Poi guardò me e Amanda. Non avevo idea che steste faticando. Davo per scontato che se Taylor riceveva aiuto, anche Amanda lo ricevesse. Questo era il punto, dissi. Patrizia si è assicurata che i suoi figli e le loro famiglie fossero protetti, che apparissero vincenti, mentre faceva in modo che, per confronto, la scelta di Amanda in fatto di marito sembrasse un errore. Patrizia stava piangendo ormai, ma non erano lacrime di rimorso. Erano le lacrime di chi era stato scoperto, smascherato, di chi aveva visto crollare la narrazione costruita con tanta cura. Volevo il meglio per mia figlia, disse tra i singhiozzi. Volevo che avesse la vita che meritava, la vita che avrebbe potuto avere con qualcuno come Erico, qualcuno di affermato, qualcuno con il giusto background. Qualcuno che tu approvassi, disse Amanda freddamente. È questo che intendi? Qualcuno che ti avrebbe fatto fare bella figura agli eventi del tuo country club. Da lì in poi, la serata precipitò nel caos. Taylor e Jasone affrontarono entrambi la madre per le bugie, per la manipolazione, per il modo in cui aveva usato il denaro per controllare la narrazione familiare. Roberto si rifugiò nel suo studio, tornando con una bottiglia di scotch e lo sguardo di un uomo che aveva appena scoperto che il suo matrimonio era costruito sull'inganno. Emma portò Amanda in cucina. Le due donne parlarono a bassa voce mentre Amanda piangeva anni di dolore accumulato sulla spalla della cognata. Stefania, la compagna di Jasone, sembrava desiderare di scomparire tra i mobili costosi. Io rimasi in piedi in quel soggiorno, circondato dai resti della perfezione natalizia, senza provare alcuna soddisfazione, alcun trionfo per aver rivelato i segreti di Patrizia. Solo stanchezza. E una profonda tristezza per ciò che quella famiglia avrebbe potuto essere se l'onestà fosse stata più importante dell'apparenza. Verso mezzanotte, la gente iniziò ad andare via. Taylor ed Emma raccolsero i loro figli addormentati. Taylor mi abbracciò forte prima di uscire. Mi dispiace, sussurrò. Non ne avevo idea. Avrei dovuto capirlo. Jasone mi strinse la mano, il volto serio. Dobbiamo fare una riunione di famiglia. Una vera, senza che mamma controlli la storia. Tu e Amanda potete venire da me la prossima settimana. Accettai, osservando i figli di Patrizia uscire da casa sua con una nuova consapevolezza di come fossero stati manipolati, di come la generosità della madre fosse sempre stata accompagnata da fili invisibili.
Roberto mi trovò mentre aiutavo Amanda a infilarsi il cappotto. Nathan disse, con la voce carica di emozione. Ti devo delle scuse. Anni di scuse. Sapevo che Patrizia poteva essere difficile, ma non avevo mai pensato che avrebbe lasciato nostra figlia lottare per dimostrare un punto. Sì, conclusi io. Nemmeno io. Finché non ho trovato i documenti. Roberto annui lentamente. Contatterò un avvocato dopo le feste. Non per il divorzio, non ancora, ma per capire qual è davvero la nostra situazione finanziaria. Non posso restare sposato con qualcuno che mi ha mentito per decenni su qualcosa di così fondamentale. Io e Amanda tornammo a casa in silenzio, entrambi immersi nell'elaborazione di ciò che era successo. Quando arrivammo finalmente davanti alla nostra townhouse, Amanda si voltò verso di me, nell'oscurità del vialetto. Perché non mi hai detto quello che avevi scoperto? Chiese. Perché aspettare fino a stasera per rivelare tutto? Perché avresti cercato di parlarle prima? Risposi. Le avresti dato la possibilità di spiegare, di giustificarsi, di trovare scuse, e lei avrebbe rigirato tutto a suo favore, facendo sembrare che avesse buone ragioni per ogni cosa. Avevo bisogno che la verità venisse fuori davanti a tutti. Così non ci fosse modo di manipolarla, nessun modo di controllare la narrazione. Amanda rimase in silenzio a lungo. Poi scoppiò a ridere, una risata leggermente isterica che si trasformò in pianto. La strinsi mentre piangeva per la madre che aveva creduto di avere, per la dinamica familiare in cui aveva sempre creduto. Per gli 8 anni in cui avevamo lottato mentre l'aiuto era disponibile, ma deliberatamente negato. Avrei dovuto affrontarla anni fa, disse infine Amanda. Avrei dovuto vedere cosa stava facendo a te, a noi. Amavi tua madre, risposi. Non è un difetto di carattere, Amanda. Volevi credere il meglio di lei. Lo volevamo entrambi. Le conseguenze di quel Natale impiegarono mesi per stabilizzarsi. Patrizia inizialmente cercò di radunare la famiglia in sua difesa, inviando email in cui parlava di come fosse stata tesa un'imboscata e umiliata nella sua stessa casa. Ma Taylor e Jasone, una volta compresa l'entità della manipolazione di loro madre, rimasero fermi. Pretendevano onestà sugli investimenti, sui numeri reali, sulle condizioni effettive. Roberto si trasferì nella casa al mare che Patrizia aveva sempre sostenuto fosse una multiproprietà. A febbraio presentò richiesta di separazione legale, citando differenze inconciliabili e disonestà finanziaria. Il divorzio fu finalizzato entro l'estate, Roberto ricevette metà dei beni coniugali, mentre Patrizia mantenne il trust di famiglia in base all'accordo prematrimoniale. Taylor ristrutturò la partnership del suo birrificio, rilevando la quota della madre tramite un vero prestito bancario. Disse che voleva riuscire o fallire per i propri meriti, senza il denaro di sua madre che incombeva sullo sfondo come un promemoria costante della sua manipolazione. Jasone fece lo stesso con il suo studio legale, rifinanziando l'attività per eliminare Patrizia dalla struttura proprietaria. Per entrambi significò più debiti, ma anche la libertà dai fili invisibili della madre. Per quanto riguarda Amanda e me, avemmo molte conversazioni sulla famiglia, sulla fiducia, sui modi in cui le persone possono amarti e allo stesso tempo cercare di controllarti. Amanda iniziò un percorso di terapia per elaborare anni di manipolazione materna che aveva normalizzato come semplice parte della personalità di Patrizia. Patrizia stessa, in qualche modo, sembrò rimpicciolirsi. Senza la possibilità di usare il denaro come strumento di controllo, senza l'immagine di famiglia perfetta da mantenere, appariva ridotta. Si trasferì in un condominio a Bellevue, si iscrisse ad altri club, si fece nuovi amici che non sapevano nulla dello scandalo che aveva distrutto il suo Natale. Provò a contattare Amanda più volte, con email e lettere che si scusavano per singole azioni, ma senza mai riconoscere il tradimento fondamentale. Mi dispiace di averti ferita, ma cercavo solo di aiutare, divenne il suo ritornello, come se le buone intenzioni potessero giustificare la manipolazione. Amanda rispose una sola volta, con una lettera attenta che stabiliva dei confini per qualsiasi rapporto futuro, onestà, rispetto e accettazione del fatto che le scelte di vita di Amanda erano solo sue.
Patrizia non rispose mai a quella lettera. La scatola avvolta d'argento che aveva contenuto quei documenti rimase per mesi sulla nostra mensola, un promemoria della notte in cui tutto era cambiato. Alla fine, Amanda suggerì di buttarla via, di seppellire quel capitolo delle nostre vite e andare avanti. Ma io conservai la cartellina, non per rancore né come munizione per future battaglie. La tenni come promemoria del fatto che a volte le ferite più crudeli arrivano da chi afferma di amarti. Che la manipolazione mascherata da premura resta pur sempre manipolazione. Che la ricchezza usata come arma può distruggere famiglie con la stessa efficacia della povertà. 6 mesi dopo quel Natale, Amanda scoprì di essere incinta. Avevamo risparmiato abbastanza per tentare la fecondazione in vitro un'ultima volta, questa volta senza prestiti né aiuti familiari. Quando mi chiamò al lavoro per dirmi che il test era positivo, piansi alla mia scrivania, grato che nostro figlio sarebbe cresciuto in una famiglia in cui l'onestà contava più dell'immagine. Non dicemmo nulla a Patrizia della gravidanza finché Amanda non iniziò a vedersi. Quando finalmente glielo comunicammo, Patrizia inviò un costoso cesto regalo con un biglietto che diceva: «Congratulazioni per la vostra splendida notizia. Spero di poter far parte della vita di questo bambino». Amanda rispose semplicemente: «Vedremo». Dopo quel Natale, Taylor e Jasone si avvicinarono molto a noi. I 3 fratelli legati dalla consapevolezza di essere stati tutti pedine nel gioco della madre. I figli di Taylor mi chiamano zio Natano adesso, correndomi incontro alle riunioni di famiglia con l'affetto spontaneo dei bambini che non si curano di status o reddito. Roberto si risposò 2 anni dopo il divorzio, con una vedova di nome Clara, anche lei uscita da un matrimonio costruito sull'inganno. Alla loro piccola cerimonia mi prese da parte e disse: «Grazie per aver avuto il coraggio di parlare. Ho sprecato troppi anni in una relazione fondamentalmente disonesta. Tu mi hai dato la possibilità di ricominciare». Quanto a Patrizia, vive la sua vita a Bellevue, comparendo occasionalmente agli eventi di famiglia con una cortesia controllata e senza mai riconoscere ciò che è accaduto. È una nonna per i gemelli di Taylor e per nostra figlia Sofia, ma a distanza. Manda regali di compleanno e biglietti per le feste, gesti superficiali che non richiedono vera vulnerabilità né una relazione autentica. A volte mi chiedo se capisca cosa ha perso. Non il denaro o il controllo, ma la possibilità di avere rapporti genuini con i suoi figli e i suoi nipoti. L'opportunità di far parte delle loro vite in modo significativo, invece di diventare un monito su ciò che accade quando si dà più valore all'apparenza che all'integrità. La scatola avvolta d'argento mi ha insegnato qualcosa di importante. Le persone possono passare anni a costruire strutture elaborate di inganno, usando denaro e manipolazione per controllare narrazioni ed esiti. Ma la verità trova sempre il modo di emergere, spesso nei momenti meno attesi, più pubblici, più devastanti. Quel Natale avevo fatto a Patrizia un regalo che non aveva mai voluto. Il dono dell'esposizione, della rivelazione delle sue bugie accuratamente costruite davanti alle persone che più desiderava impressionare. In cambio, lei mi aveva dato qualcosa di inaspettato. La conferma che avevo sempre avuto ragione sul modo in cui mi trattava, la prova che non ero pazzo a sentirmi un estraneo in una famiglia che avrebbe dovuto accogliermi. È stato crudele esporre i suoi segreti in modo così pubblico? Forse. Avrei potuto gestirlo diversamente, affrontarla in privato, darle la possibilità di confessare alle sue condizioni? Probabilmente. Ma 8 anni passati a vedere mia moglie dubitare di se stessa, a vederci lottare mentre l'aiuto veniva deliberatamente negato, a guardare Patrizia lavorare per dimostrare che Amanda aveva sbagliato scegliendo me, avevano bruciato ogni desiderio di delicatezza. A volte il regalo di cui qualcuno ha più bisogno è proprio quello che odierà ricevere. Per Patrizia, quel regalo fu la verità, consegnata in una scatola avvolta d'argento durante la riunione di Natale in cui aveva pianificato di ricordarmi, ancora una volta, che non appartenevo davvero a quella famiglia. Le risate si spensero quando videro cosa c'era dentro quella scatola. E nel silenzio che seguì, qualcosa cambiò. Non solo nelle dinamiche della nostra famiglia, ma nel modo in cui Amanda vedeva sua madre. Nel modo in cui i suoi fratelli comprendevano il proprio successo.
nel modo in cui Roberto riconobbe la donna con cui era stato sposato per decenni. La verità è un dono che continua a dare, anche quando l'involucro viene strappato via e il contenuto si riversa davanti a tutti, soprattutto allora. Se questa storia ti ha colpito, se hai mai avuto a che fare con familiari che usano il denaro o lo status come armi, condividi la tua esperienza. Racconta i tuoi momenti di presa di posizione, le storie di quando la verità è finalmente venuta a galla. E non dimenticare di iscriverti per altre storie su dinamiche familiari, tradimenti e quei momenti in cui tutto cambia in un istante. Metti un like se credi che l'onestà conti più delle apparenze. E ricordati, a volte il dono più prezioso che puoi fare è proprio quello che il destinatario non avrebbe mai voluto ricevere.